In questa lezione scoprirete l'allegoria delle stagioni nell'arte. Se siete interessati alla lezione integrale, cliccate nel primo link in descrizione. Una lezione molto interessante perché avrete modo di vedere come molti artisti abbiano rappresentato proprio il ciclo del tempo, le stagioni, e alcuni lo hanno fatto in maniera oggettiva, altri invece sono ricorsi a dell'allegoria, dei simboli che caratterizzano le stagioni per rappresentare magari anche stati d'animo o altro. Iniziamo subito con un collegamento importantissimo tra i vari elementi, l'aria, il fuoco, la terra e l'acqua, tra gli umori che sono legati, sapete, lo mostrerò poi nel periodo medievale, per esempio, c'è la teoria umorale, no? E a ogni elemento viene associato un elemento, diciamo, del corpo. Allo stesso modo, gli elementi sono collegati anche alle stagioni. E quindi quando si parla di aria si pensa alla primavera, quando si parla dell'elemento fuoco si pensa all'estate, l'elemento terra è legato all'autunno e l'acqua invece al periodo invernale. Allo stesso modo c'è un collegamento anche fra le varie età dell'uomo, fasi di una vita, dall'infanzia, la giovinezza, la maturità e la vecchiaia. Questo dovete tenerlo presente perché soprattutto quando ci saranno artisti che vedrete legano l'aspetto allegorico alle stagioni, faranno riferimento a tutti questi, diciamo, collegamenti. Troviamo sempre una sorta anche di gerarchia, no, tra i vari elementi, considerando la terra l'elemento forse più vile, tra virgolette, anche se in realtà gli elementi hanno tutti un valore, perché c'è tra di loro comunque una gerarchia di influenze. Il fuoco, cioè il sole, riesce a suscitare i venti e l'aria che mettono in moto le onde dell'acqua che a loro volta erodono la roccia e quindi la terra. E quindi sono tutti gli elementi in un certo senso collegati. Guardate che cosa fa per esempio Bartolomeo Manfredi. È un artista, innanzitutto siamo in un ambito caravaggesco e capite bene lo sfondo scuro, la quinta quasi teatrale, la scena in primo piano lumeggiata, diciamo queste figure, queste carni bianche di queste donne, non sono altro che l'allegoria di quattro stagioni. E qui trovate la primavera e l'autunno, l'estate si riconosce perché ha le spighe in testa e l'inverno è quest'uomo tutto, diciamo, coperto bene, con un bel mantello, come se fosse infreddolito, mentre guardate l'estate è completamente scoperta. Qui ci sono tutta una serie di frutti, ma vi invito a notare il bacio che si danno la primavera con l'autunno. E sapete da cosa è dettato questo? È dettato dall'intimità, l'unione, la stessa durata, lo sapete, in primavera e estate, quando ci sono, sapete, no, la differenza fra gli equinozi e i solstizi, gli equinozi, no, d'autunno e di primavera, quando il giorno e la notte hanno la stessa durata del tempo, a differenza invece l'inverno, sapete, le giornate sono più corte, il giorno è più corto, mentre in estate il giorno è più lungo e la notte invece a essere più corta. Guardate altri artisti, fiamminghi, che rappresentano in base anche loro alle loro tradizioni, rappresentano l'uomo che si scalda al fuoco, vedete questo che brinda nello stile appunto di tenersi giovane, che fa sempre queste scene di persone che sono in taverna, che giocano, vedete, è proprio una pittura in cui ci rappresenta il lavoro anche nei campi, vedete questa è la raccolta, il grano e così via. E quindi trovate qui invece c'è una pianta, un germoglio e quindi siamo in primavera, primavera, estate, autunno e inverno. E ancora Poussin, qui siamo nella seconda metà del Seicento, un artista classicista che usa il paesaggio, vedete il paesaggio invernale rispetto al paesaggio estivo, la primavera dominato più dall'elemento aria, l'autunno dominato più dall'elemento terra, l'estate con il grano e abbiamo visto l'inverno con l'acqua. Quindi tutti questi elementi che vi ho detto inizialmente li ritrovate tutti i legami tra l'età della vita, tra i vari elementi, tra le stagioni e anche tra i vari temperamenti.